Anche WWE Backlash è stato consegnato agli archivi. A questo punto tutto è pronto per WWE Clash in Italy 2026, che andrà in scena domenica 31 maggio all'Inalpi Arena di Torino. Prima però di quell'evento c'è da parlare di quanto accaduto a Backlash, e vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Partiamo dal main event che ha visto Roman Reigns battere Jacob Fatu e quindi difendere con successo il titolo di campione del mondo. Bisogna dire che, contrariamente a quanto mi aspettassi, non è intervenuto nessuno dall'esterno, né Usos né Solo Sikoa e gli altri due MFT rimasti, ma a contendersi il titolo sono stati effettivamente soltanto Roman Reigns e Jacob Fatu. Roman Reigns ha vinto in maniera sporca, palesemente, perché prima gli ha messo le dita negli occhi e poi ha strappato il cuscinetto dall'angolo per far sì che Jacob Fatu ci finisse contro, e lì praticamente quella è stata la mossa decisiva prima della spear di Roman Reigns. Questo finale lascia presagire ovviamente una rivincita, soprattutto perché poi Jacob Fatu al termine del match ha distrutto il Tribal Chief in maniera pesantissima con la Tongan Death Grip, una manovra che a quanto pare è veramente pesante da subire, e sicuramente ha reso molto la scena quanto accaduto insomma a Roman Reigns. Sull'esito del match non c'erano affatto dubbi, l'abbiamo detto anche nelle predictions, Roman Reigns doveva mantenere il titolo. Onestamente, prima che annunciassero Roman Reigns per Clash in Italy, non pensavo ci fosse neanche una rivincita per Jacob Fatu, almeno non nell'immediato. Invece è probabile, per come è finita e per l'annuncio di Roman Reigns, dato che circolano anche le voci che lui a Clash in Italy debba affrontare proprio Jacob Fatu, che ci sia effettivamente questo rematch, probabilmente con una stipulazione speciale. Per le predictions di Clash in Italy è presto, anche perché il match deve ancora eventualmente essere annunciato. Io penso che si farà, però aspettiamo che ci sia l'annuncio ufficiale. Ma qualora dovesse andare in scena quel match a Torino, io non credo comunque in una vittoria di Jacob Fatu. Da quando ha vinto il titolo a WrestleMania Roman Reigns, io ho detto che l'avrebbe mantenuto, secondo me, almeno fino a SummerSlam, e credo che sarà così. Quindi Jacob Fatu non penso che diventerà campione del mondo. Poi staremo a vedere. Il match, secondo me, non è stato all'altezza di quello visto a WrestleMania contro CM Punk. Anche Roman Reigns non è stato il meglio, diciamo così, perché ho visto troppi Superman Punch, troppe spear. È tornato un po' il Roman Reigns di qualche anno fa, e quindi non mi è piaciuto troppo, ecco, quel match. Forse è stato meglio il post match e quanto accaduto sia nel finale sia immediatamente dopo. Molto bello invece è stato il match tra Bron Breakker e Seth Rollins, per continui colpi di scena. Vabbè, l'intervento dei The Division era abbastanza scontato, con Austin Theory e Logan Paul che sono stati messi KO da Seth Rollins, e che sono anche stati decisivi come distrazione per poi permettere a Bron Breakker di vincere il match. Io nelle predictions avevo parlato di una possibile vittoria di Seth Rollins per poi far effettivamente affermare Bron Breakker a lungo termine in una rivincita, che secondo me ci sarà comunque. Però a quanto pare la WWE ha deciso di dare subito la vittoria a Bron Breakker. Magari la vittoria di Rollins arriverà nella rivincita, oppure non ci sarà mai, perché magari Bron Breakker potrebbe mettere la parola fine sulla rivalità con un secco 2-0. Questo lo scopriremo nel corso delle prossime settimane. Però il match è stato veramente spettacolare. È stato anche incerto fino alla fine, perché, ripeto, contrariamente a quanto si potesse pensare, molti davano per scontata la vittoria di Bron Breakker, e anche io ovviamente pensavo che potesse vincere lui, però sono voluto andare un po' contro pronostico, perché secondo me anche la vittoria di Rollins non era così improbabile, ecco. E il match è rimasto aperto fino alla fine. Molto più scontata invece è stata la vittoria di Trick Williams contro Sami Zayn. Il match è stato forse meglio di quello di WrestleMania, più gradevole e godibile, però sicuramente non un match a 5 stelle come quello tra Bron Breakker e Seth Rollins. Ad ogni modo, Trick Williams ha mantenuto, come prevedibile, il titolo degli Stati Uniti conquistato a WrestleMania, e per questo proseguirà la sua strada da campione. Mi auguro che sia finita definitivamente la storyline con Sami Zayn, che invece ormai è definitivamente una heel, e voglio vedere dove andrà a parare, perché senza cintura, senza titolo, è un po' perso così nel vuoto. Voglio capire cosa riserva il futuro a Sami Zayn, così come a Trick Williams. Però su Trick Williams ho pochi dubbi, nel senso che, essendo campione degli Stati Uniti, sicuramente ci saranno delle rivalità interessanti
e mi auguro che effettivamente queste rivalità poi riescano a valorizzare un elemento come Trick Williams, che è partito come assistente di Apollo Crews nella gavetta, quando Apollo Crews era campione intercontinentale, poi è diventato l'assistente di Carmelo Hayes e adesso ha anche superato Carmelo Hayes, perché ricordiamoci che Carmelo Hayes è nel main roster da oltre un anno, è diventato campione degli Stati Uniti e ci ha messo un bel po' per arrivare alla cintura, ma è rimasto escluso da WrestleMania. Invece Trick Williams, arrivato da poco tempo, da 4-5 mesi, ha vinto lo stesso titolo che aveva vinto Carmelo Hayes, sconfiggendo chi aveva battuto Carmelo Hayes, ovvero Sami Zayn, quindi meno tempo per conquistare il suo primo titolo nel main roster e soprattutto la sua prima WrestleMania da grande protagonista. Match spettacolare tra Io Sky e Asuka, le due hanno regalato grande spettacolo, veramente a me è piaciuto molto e credo a gran parte del pubblico, degli spettatori che hanno seguito l'evento, quindi sono contento di quello che ho visto e di quanto hanno messo in scena le due ragazze, con Io Sky che ha vinto in maniera abbastanza chiara, palese. Ovviamente i match nei primi live event di transizione sono quasi tutti abbastanza scontati, le sorprese sono rare e qui ovviamente non c'è stata, perché Io Sky doveva vincere il match e l'ha vinto chiaramente. Tra l'altro c'è stata anche una sorta di conclusione definitiva della storyline, perché io mi aspettavo l'attacco di Asuka, pensavo che Asuka stesse facendo finta, come sappiamo accade spessissimo nel wrestling, di complimentarsi con la sua avversaria per poi attaccarla di nuovo. Invece è stato tutto vero, sincero, è uscita anche un po' commossa dal ring Asuka, tant'è che si è iniziato a parlare di un possibile ritiro o di un parziale ritiro addirittura. Ritiro parziale bisogna anche capire che cosa significhi, probabilmente sarebbe una sorta di ritiro dalle scene a tempo pieno e magari potrebbe apparire soltanto come part-timer, questo non lo so, e non so neanche se sia effettivamente un ritiro definitivo eventualmente, lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, magari già nella prossima puntata di Raw, però sicuramente è stata la fine della rivalità con Io Sky, peccato che non si sia rivista Kairi Sane, io un po' ci speravo, però la rivalità poteva concludersi anche senza la sua presenza. E poi arriviamo onestamente a quello che non è un match da primo live event, quello che ha visto Danhausen affrontare The Miz e Kit Wilson. C'era grande aspettativa, grande attesa sul partner di Danhausen e alla fine si è rivelato essere una sua copia in miniatura, quindi Minihausen. Onestamente sono rimasto molto molto deluso. A livello comedy sicuramente è stato anche simpatico, però non sono un grande fan di queste scene comedy, soprattutto nei premium live event, perché un conto è che le metti nelle puntate settimanali di Raw e di SmackDown, che comunque sono lunghe e hanno diversi elementi e diverse storyline in corso, quindi ci sta anche il segmento comedy, ma quando invece c'è un premium live event, quindi una certa importanza, un certo valore dell'evento e ci sono soltanto match, non ci sono segmenti. Certo c'è stato quello di John Cena che ha annunciato quel nuovo titolo e quel nuovo torneo a lui intitolato, però per il resto abbiamo prevalentemente match, sono anche 5 match praticamente a primo live event, non è come prima che ne avevamo 8 o anche di più, quindi molto molto gradevole, scorre molto rapidamente. Il segmento comedy secondo me se ne poteva anche fare a meno e credo che era un match quello che poteva tranquillamente andare in scena a Raw, a SmackDown piuttosto che in un primo live event, perché hanno tolto secondo me spazio nella card di un premium live event a chi probabilmente l'avrebbe meritato di più. Avrei fatto un'eccezione soltanto qualora il partner misterioso di Danhausen fosse stato un vero ed importante wrestler, un lottatore a sorpresa, magari non per forza una sorpresa clamorosa, però che so, io ci avrei visto bene un Boogeyman con Danhausen, sarebbe stata comunque una sorpresa gradita, un ritorno, una tantum di un wrestler che conosciamo tutti, però avrebbe reso un po' di più rispetto a un Minihausen e poi con tutti gli altri Minihausen al seguito. Questo almeno è il mio pensiero. Sul match c'è ben poco da dire. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.